Sono Cassiano Luminati, sono il direttore del Polo Poschiavo, un centro di competenza per la formazione continua e l'accompagnamento di progetti che è lì dietro di me. Siamo a Poschiavo. Allora, il Polo Poschiavo esiste da circa 20 anni ed è un risultato di un progetto pilota che negli anni 90 ha portato le nuove tecnologie in Val Poschiavo. È stato fatto un lavoro da una parte di infrastruttura, quindi mettere a disposizione i collegamenti e anche computer alla popolazione, e dall'altra parte c'è stata una grossa attenzione anche al dare degli strumenti formativi per capire come utilizzare queste nuove tecnologie in un ambito territoriale come questo. Il Polo Poschiavo è uno strumento degli enti locali per lo sviluppo di risposte alle esigenze di formazione. Il fatto che sia un ente un po' ibrido, quindi ha una parte che si occupa della formazione, dall'altra parte gestisce anche progetti e li sviluppa, permette di essere molto flessibili in questo ambito. Quindi l'idea è quella di riuscire a capire quali sono le esigenze del territorio, delle aziende locali per lo sviluppo dell'economia, ad esempio, e quindi dare risposte in questo ambito. Si aggiunge anche appunto la collaborazione con i vari enti locali, quindi con il turismo, con la cultura, con l'economia, con l'agricoltura, per individuare tutta una serie di richieste ed esigenze legate ad esempio allo sviluppo del progetto della Val Poschiavo, 100% bio Val Poschiavo. Dobbiamo andare a guardare un po' cosa è successo negli anni 2000, gli anni in cui si è insediato il Polo Poschiavo. Sono stati anni abbastanza importanti anche di ragionamento su quello che potevano essere gli sviluppi territoriali. C'è stata la candidatura al patrimonio UNESCO della ferrovia del Bernina, che è stato un elemento sicuramente importante anche di riflessione su quello che doveva essere poi un patrimonio UNESCO, perché nel 2008 poi lo è diventato. Grazie alla Casa Tomé, all'acquisizione della Casa Tomé da parte del museo. La Casa Tomé è una casa del Trecento, una casa contadina del Trecento, proprio nel centro del borgo di Poschiavo, per la quale bisognava sviluppare un concetto di valorizzazione che non fosse semplicemente un altro museo di storia locale, ma una casa viva, una casa che potesse raccontare il nostro patrimonio culturale anche in una chiave moderna. Ha permesso di riscoprire tutta una serie di valori che sono sempre stati presenti, ma a un certo punto sono diventati di nuovo visibili, e su questo abbiamo lavorato negli anni, sempre in sinergia con tutti gli enti, che siano enti legati all'economia ma anche alla politica, perché il Polo Poschiavo è sostenuto anche da Regione Bernina e dai comuni della Val Poschiavo. L'importante, penso che sia anche un po' la cosa che ha fatto diventare questo territorio così interessante anche da osservare, da guardare, è il fatto che c'è una strategia sostenuta a vari livelli che ci permette di avere una rappresentazione del territorio molto unitaria, con tutte le differenze e tutti gli interessi possibili, però una visione che può essere raccontata, che può essere anche agli enti pubblici, dove ci sono tutti gli attori del territorio che collaborano e riescono a dare anche a chi finanzia i progetti la sicurezza che il progetto non è un progetto che finisce dopo il finanziamento, ma che viene continuato e portato avanti dalla comunità, perché è integrato in un contesto più ampio. La Smart Valley Bio nasce da un'idea che abbiamo presentato circa nel 2012, la prima volta come idea, come visione per il territorio, perché allora il bio già era molto presente in Val Poschiavo, e l'idea di arrivare a una valle 100% bio era già un obiettivo
abbastanza vicino e abbastanza concreto, e già allora l'idea era di andare oltre e di non guardare solamente gli aspetti legati all'agricoltura e alla filiera agricola e alla trasformazione dei prodotti agricoli, quindi la filiera agroalimentare del territorio, ma andare a mettere insieme anche gli altri pezzi che compongono una comunità come quella della Val Poschiavo, con 4.800 abitanti, con un'economia abbastanza diversificata. Insieme al bio è arrivato anche lo smart, e da lì abbiamo iniziato a raccontare questa idea della Smart Valley Bio e a coinvolgere sempre di più, attraverso vari progetti, tutti gli attori locali in questa visione. Quello che adesso stiamo tentando di fare attraverso, in questo caso, un progetto che si chiama Ipermappa di comunità, è quello di riuscire a raccontare e visualizzare tutto quello che è successo in questo territorio in questi anni attraverso uno strumento condiviso con la popolazione, costruito insieme alla popolazione, che sia uno strumento digitale, appunto un'ipermappa di comunità, perché è partecipato e coinvolge tutti gli attori, dai cittadini fino ai decisori politici, in un lavoro comune di rappresentazione del territorio e di racconto del territorio. Sicuramente l'integrazione tra turismo, cultura, agricoltura nelle varie filiere che abbiamo ricostruito, e quello più emblematico è il Campo alla Tavola, è il progetto che nasce già nel 2004 con l'acquisizione della Casa Tomé. Il museo, il turismo e l'agricoltura insieme hanno iniziato a collaborare, però serviva anche qualcuno che fosse in grado di mettere insieme i pezzi nell'ambito di comunicare questa nuova esperienza, e lì entra in gioco il Polo Poschiavo come centro di formazione, perché alla fine in quasi tutti i processi di sviluppo la formazione è un elemento importantissimo. Le innovazioni sono state anche portate attraverso dei corsi di formazione legati al marketing e alla commercializzazione, quindi le aziende locali, anche se sono piccole aziende, quasi tutte qua sono piccole aziende familiari, attraverso la formazione gli si danno degli strumenti di comprensione di che cosa vuol dire digitalizzazione, di cosa vuol dire avere un sito internet, di cosa vuol dire utilizzare strumenti di marketing, di web marketing, eccetera. Nell'ambito energetico, qui siamo, diciamo, come Polo Poschiavo, meno attivi, ma anche qui negli ultimi anni c'è stata una riscoperta, diciamo, delle filiere corte anche energetiche, quindi l'azienda principale che si trova qui in Val Poschiavo, che è Repower, è entrata in un'ottica di certificazione della propria energia 100% Val Poschiavo, quindi l'energia idroelettrica prodotta qui viene anche venduta con questo marchio di energia sostenibile, per far capire anche come questo territorio è legato anche a questa risorsa importante che è l'acqua e l'energia che ne viene prodotta. Cioè il passaggio da queste iniziative, cioè, diciamo, partendo dalla Casa Tomé, quindi questa collaborazione, a coinvolgere tutti in questo ragionamento, è durato anni. È stato un passaggio fatto da tantissimi tasselli di un mosaico, no? Tasselli molto piccoli, dove ognuno faceva la sua parte. L'utilizzo degli strumenti finanziari, dei progetti, eccetera, cioè, arriva dopo, cioè, nel senso, noi abbiamo prima capito che cosa c'era e abbiamo tentato di capire questa cosa qua, che già è supportata da un privato, da un gruppo di privati, da un gruppo di enti, eccetera. Come possiamo farla crescere con degli strumenti esterni? Perché gli strumenti sono infiniti, le politiche sono infinite, ci sono tantissime possibilità di andare a prendere degli aiuti, dei finanziamenti in questo ambito. Nel 2004 abbiamo fatto Casa Tomé, ma è nel 2012 che abbiamo raccontato per la prima volta in modo pubblico l'idea della Smart Valley Bio, composto da tutta una serie di elementi, no? Che erano già presenti sul territorio, che sono elementi dati da storici, no? Che sono dati da uno sviluppo economico degli ultimi 130 anni della Val Poschiavo, che
chiaramente è così perché abbiamo avuto una ferrovia, perché abbiamo avuto gli impianti idroelettrici, perché è stata sempre una valle di transito, perché ci sono stati gli emigranti che hanno portato le competenze nell'Ottocento, perché sono tantissime le cose che hanno dato creato una situazione positiva. I pionieri del bio negli anni 80-90 che sono arrivati con tutta una serie di iniziative che erano private, però tutte queste cose qua sono inserite in un contesto e se diciamo raccontate e messe in relazione una con l'altra portano a dire che qui siamo una Smart Valley Bio e adesso serve semplicemente capire come la certifichiamo, come riusciamo a svilupparla ulteriormente, come riusciamo a essere sempre innovativi, perché è anche attraverso questo processo che riusciamo a essere interessanti per le nuove generazioni. La governance sicuramente è un elemento molto importante, cioè avere delle strutture amministrative come quelle che abbiamo avuto negli anni che hanno permesso di gestire anche a livello politico lo sviluppo, non saremo a questo livello oggi, questo è chiaro. Le politiche negli ultimi anni hanno avuto sempre più attenzione per quelle cose che noi stavamo già iniziando a fare, quindi la qualità del paesaggio nell'agricoltura, le filiere corte, un'attenzione particolare alla montagna, questo è un po' nel DNA della Svizzera e della politica svizzera. Il terreno per questo tipo di approccio è fertile proprio perché abbiamo dimostrato che collaborando tra i vari settori, mettendo insieme le esigenze, si possono poi trovare delle soluzioni che sono efficienti anche dal punto di vista economico e efficaci per quanto riguarda l'offerta. Quindi questo è anche l'aspetto di governance, no? che serve in questo territorio, e questo devo dire che negli ultimi anni si è veramente molto sviluppato.